Tra poche ore sarai completamente paralizzato e non potrai farci assolutamente nulla. Un interruttore chimico alla base del tuo cranio scatterà, bloccando la maggior parte dei segnali motori volontari, ad eccezione di quelli per i muscoli extraoculari e il diaframma. Le tue braccia, le tue gambe, il tuo torace diventeranno pesanti come piombo, scollegati dalla tua volontà. Sembra l'inizio di un incubo o la trama di un film dell'orrore. Invece, è il meccanismo di sopravvivenza più sofisticato che l'evoluzione abbia mai perfezionato. La paralisi muscolare, atonia, avviene solo durante la fase REM, dopo circa 90 minuti, non all'inizio del sonno, prezzo d'ingresso. Durante le prime fasi, NREM, i muscoli sono rilassati, ma non paralizzati. Ogni singola notte, per un terzo della tua intera esistenza, tu smetti di essere una creatura che agisce nel mondo fisico e diventi un prigioniero volontario della tua stessa biologia. Ma perché il tuo cervello ha bisogno di isolarti in questo modo estremo? Cosa sta per succedere di così pericoloso e vitale da richiedere una paralisi totale? La risposta si nasconde in un viaggio di 90 minuti che stai per compiere. Un viaggio che inizia con un blackout. Il primo passo verso il sonno non è un interruttore che si spegne, ma una porta blindata che si chiude. Al centro esatto del tuo cervello c'è una struttura a forma di uovo chiamata talamo. Immaginalo come il centralinista di un grattacielo infinito. Durante il giorno riceve milioni di chiamate al secondo. La luce che colpisce i tuoi occhi, il tessuto dei vestiti sulla tua pelle, il rumore del traffico in lontananza. Il talamo smista tutto verso la corteccia cerebrale. Ma ora, mentre i tuoi occhi si chiudono, il talamo cambia le regole. Inizia a rifiutare le chiamate. Le particelle di informazione sensoriale continuano ad arrivare dai tuoi nervi, ma si schiantano contro un muro chimico. Il mondo esterno svanisce. Non perché non ci sia più, ma perché il tuo cervello ha deciso di smettere di ascoltarlo. Sei ufficialmente isolato. Eppure, proprio quando pensi che tutto si stia calmando, all'interno scoppia una tempesta elettrica di proporzioni inimmaginabili. Ora che il mondo esterno è chiuso fuori, inizia il vero lavoro. Stai entrando nella fase 2 del sonno. I monitor degli scienziati registrano qualcosa di bizzarro. Improvvise raffiche di attività elettrica che durano solitamente tra 0,5 e 1,5 secondi, fino a 3 secondi. Si chiamano fusi del sonno. Sono come lampi in un cielo notturno, ma non sono casuali. Ogni singolo lampo è un trasferimento dati ad altissima velocità. Il tuo ippocampo, la chiavetta USB del tuo cervello, dove hai immagazzinato i ricordi della giornata, è pieno zeppo. Se non viene svuotato, domani non potrai imparare nulla di nuovo. Così, durante questi fusi elettrici, l'ippocampo spara i ricordi verso la corteccia cerebrale, il tuo hard disk a lungo termine. È come un bibliotecario impazzito che lancia migliaia di libri sugli scaffali prima che la biblioteca crolli. Quella conversazione avuta a pranzo, il numero di telefono che hai letto, il volto di uno sconosciuto. Tutto viene compresso, impacchettato e salvato in modo permanente, o scartato per sempre nell'oblio. E poi il caos elettrico si ferma. Il ritmo frenetico crolla. Stai sprofondando nella fase 3. Il sonno profondo ad onde lente. Se potessimo ascoltare il tuo cervello ora, non sentiremmo più il rumore bianco di 1000 conversazioni sovrapposte. Sentiremmo un tamburo, un battito lento, profondo, maestoso. Centinaia di milioni di neuroni si sincronizzano in un ciclo di eccitazione, upstate, e silenzio, downstate, che dura circa un secondo in totale, con la fase di silenzio che dura solitamente tra 100 e 200 millisecondi. Fuoco, silenzio,
fuoco, silenzio. È la sincronizzazione perfetta. Immagina uno stadio con 86 miliardi di persone che si alzano e si siedono in una ola gigantesca e inarrestabile. Questa è l'onda delta. È il momento in cui sei più lontano dalla realtà. Se qualcuno provasse a svegliarti ora, saresti confuso, disorientato, quasi ubriaco. Il tuo cervello è così impegnato in questo coro cosmico che ha staccato la spina alla tua identità. In questo preciso istante, tu non sai chi sei. Ma questo oblio temporaneo è assolutamente necessario per quello che sta per accadere ai tuoi tessuti. Mentre le onde delta cullano la tua mente, a livello microscopico sta avvenendo una metamorfosi fisica sbalorditiva. Il tuo cervello sta letteralmente cambiando forma. Durante il giorno i tuoi neuroni sono gonfi, vicinissimi tra loro, per trasmettere i segnali il più velocemente possibile. Ma ora, nel profondo della notte, ricevono un segnale chimico e si rimpiccioliscono. Sono le cellule gliali, in particolare gli astrociti, a rimpicciolirsi, non i neuroni. Immagina i palazzi di una metropoli affollata che improvvisamente si restringono, allargando le strade e creando enormi canali vuoti tra un edificio e l'altro. Perché il tuo organo più vitale sta collassando su se stesso? Perché durante le 16 ore in cui sei stato sveglio, pensare ha prodotto dei rifiuti, scorie tossiche. Proteine letali come la beta-amiloide si sono accumulate nei minuscoli spazi tra le tue cellule. Se rimangono lì, soffocheranno i neuroni. Il tuo cervello si sta rimpicciolendo per far passare la squadra di pulizia. Con le strade sgombre inizia il lavaggio. Il fluido cerebrospinale riempie anche i ventricoli interni del cervello, dove viene prodotto, non solo l'esterno. È il sistema glinfatico in azione. Un'onda di marea purificatrice irrompe nei canali appena aperti. Il liquido scorre ad alta pressione, strappando via le proteine tossiche, i detriti cellulari e le scorie metaboliche accumulate durante il giorno. È un vero e proprio autolavaggio biologico. Le onde delta che abbiamo visto prima non erano solo segnali elettrici. Agiscono come una pompa meccanica, spingendo questo fluido attraverso i tessuti in sincronia con il battito del tuo cuore. In questo momento, la sporcizia che potrebbe causare malattie neurodegenerative viene letteralmente sciacquata via e scaricata nel tuo sistema circolatorio per essere distrutta dal fegato. Ecco perché la privazione del sonno è così letale. Se non dormi, il lavaggio non avviene. Le tossine rimangono e il tuo cervello inizia ad avvelenare se stesso. Fermati un attimo a riflettere su questo. Dal punto di vista evolutivo, il sonno è un suicidio. Sei sdraiato, incosciente, paralizzato, incapace di difenderti da un predatore per 8 ore di fila. Qualsiasi animale che fa questo dovrebbe essersi estinto milioni di anni fa. Eppure, ogni singola creatura complessa su questo pianeta dorme. La biologia ci dice che i benefici di questo lavaggio notturno devono essere così immensi, così assolutamente non negoziabili, da superare il rischio di essere mangiati vivi nel sonno. Filosoficamente, potremmo dire che la coscienza ha un costo di manutenzione altissimo. Non puoi tenere acceso il motore del pensiero senza fondere i circuiti. Devi spegnere la macchina. Devi permettere all'universo di scorrere attraverso di te per riparare i danni che tu stesso hai creato pensando. Ma il lavaggio sta per finire. Le tossine sono state eliminate. Il cervello è pulito. L'onda lenta si esaurisce. E qualcosa di completamente diverso e molto più folle sta per prendere il controllo. Solitamente, il primo ciclo REM inizia circa 90-110 minuti dopo l'addormentamento. I tuoi occhi, chiusi sotto le palpebre,
iniziano a muoversi freneticamente a destra e a sinistra, come se stessero seguendo una partita di tennis invisibile. Sei entrato nel sonno REM, Rapid Eye Movement. Se un medico guardasse il tuo elettroencefalogramma in questo momento, penserebbe che sei sveglio. Le onde lente sono sparite. Il tuo cervello è esploso in un'attività elettrica febbrile, caotica, bruciante. Consuma la stessa quantità di ossigeno ed energia di quando stai risolvendo un'equazione matematica complessa. Eppure, il tuo corpo è ancora paralizzato. Sei intrappolato in una condizione paradossale. Un cervello completamente acceso e iperattivo, imprigionato in un cadavere temporaneo. Il centralinista del talamo è ancora chiuso. Nessun segnale entra dall'esterno. Quindi, se il cervello è sveglio, ma non ha dati dal mondo reale da elaborare, cosa fa? Fa quello che fa sempre. Inventa. Inizia a costruire un universo parallelo dal nulla. Le prime aree ad attivarsi per dare inizio alla fase REM si trovano nel tronco encefalico, ponte, seguite dal sistema limbico. La corteccia visiva viene attivata successivamente dalle onde PGO, ponto genicolo occipitali. È la zona che di solito processa la luce catturata dai tuoi occhi, ma ora gli occhi sono al buio. Quindi la corteccia visiva inverte il suo funzionamento. Invece di ricevere immagini, le proietta. Pesca memorie frammentate, paure nascoste, volti visti per un decimo di secondo 10 anni fa, e li fonde insieme creando scene in altissima definizione. Stai avendo un'allucinazione visiva completa. Sebbene vi sia una forte sovrapposizione nelle aree visive associative, corteccia extrastriata, la corteccia visiva primaria, V1, è spesso meno attiva o addirittura inibita durante il sonno REM rispetto alla veglia. La tua mente sta renderizzando un mondo tridimensionale in tempo reale, con fisica, illuminazione e texture, usando solo l'energia chimica immagazzinata nelle tue sinapsi. Sei diventato il creatore, il regista e lo spettatore della più immersiva simulazione di realtà virtuale mai concepita. Ma c'è un problema enorme. In questo mondo che stai creando, le leggi della fisica non esistono. Puoi respirare sott'acqua, puoi volare, puoi parlare con un parente defunto che improvvisamente si trasforma in un gatto gigante. E la cosa più assurda è che mentre succede, tu non batti ciglio. Ti sembra tutto perfettamente normale. Perché? Perché mentre la tua corteccia visiva fa i fuochi d'artificio, un'altra area del tuo cervello è stata deliberatamente spenta. La corteccia prefrontale laterale è il centro della logica, del pensiero critico, il tuo rilevatore di assurdità. È la voce che da sveglio ti dice: aspetta, questo non ha senso. Durante il sonno REM, la corteccia prefrontale dorsolaterale, DLPFC, subisce una significativa deattivazione, downregulation, ma non è completamente spenta o un buco nero. Senza il tuo senso critico, accetti passivamente qualsiasi scenario bizzarro, il tuo cervello ti lanci addosso. Sei un prigioniero consenziente della follia. La scienza ci dice che questo spegnimento della logica è necessario per permettere al cervello di fare connessioni creative estreme, unendo concetti che la ragione da sveglia riterrebbe incompatibili. Se la logica è spenta, c'è qualcosa che invece sta bruciando a temperature critiche. L'amigdala, il centro della paura, dell'ansia e delle emozioni primordiali. Durante il sonno REM, l'amigdala è circa il 30% più attiva rispetto a quando sei in stato di veglia tranquilla. Ecco perché i sogni sono così intensi, così viscerali, e perché così spesso scivolano nell'incubo. Sei inseguito, cadi nel vuoto, perdi i denti, arrivi impreparato a un esame. Secondo molti neuroscienziati, non è un difetto del sistema, è una simulazione di addestramento.
Il tuo cervello ti sta deliberatamente sottoponendo a scenari di minaccia estrema in un ambiente sicuro, dove il tuo corpo è paralizzato e non puoi farti male. Sta allenando le tue risposte emotive per prepararti ai pericoli del mondo reale. Stai sudando, il tuo cuore batte all'impazzata, stai provando un terrore puro e non filtrato. E tutto questo sta accadendo in una stanza silenziosa, mentre sei avvolto nelle tue coperte. Ma a volte, molto raramente, il sistema ha un glitch, un errore di programmazione affascinante. Immagina di essere nel mezzo di un sogno assurdo. Stai camminando su un soffitto di vetro e all'improvviso una scintilla attraversa il buco nero della tua corteccia prefrontale. La logica si riavvia solo per un secondo mentre sei ancora profondamente addormentato. Ti guardi intorno e pensi: aspetta, questo è impossibile. Io sto sognando. Benvenuto nel sogno lucido. È il momento in cui la tua coscienza si risveglia all'interno della simulazione. Non sei più un passeggero passivo. Diventi l'architetto. Puoi piegare le leggi della fisica onirica alla tua volontà. Puoi volare intenzionalmente. Puoi cambiare il paesaggio. Puoi fermare il tempo. Scientificamente è uno stato ibrido sbalorditivo. Il tuo cervello sta operando contemporaneamente con le frequenze della veglia cosciente e quelle del sonno profondo. Sei un dio all'interno di un universo generato da 3 libbre di carne racchiuse nel buio del tuo cranio. Ma nessuna simulazione può durare per sempre. Il ciclo di 90 minuti si è ripetuto 4, forse 5 volte. Le scorie sono state lavate, i ricordi consolidati, le paure affrontate. È ora di tornare alla realtà fisica. Il tronco encefalico rilascia un'ultima, massiccia ondata di neurotrasmettitori. Noradrenalina, serotonina, istamina inondano i circuiti. L'interruttore della paralisi viene disattivato violentemente. I muscoli si riempiono di tensione. Il talamo spalanca le sue porte blindate e la luce del mattino, il suono di una sveglia, il freddo dell'aria si schiantano contro la tua corteccia sensoriale come uno tsunami. La realtà virtuale collassa su se stessa in una frazione di secondo. I mondi che hai creato svaniscono come fumo al vento. I ricordi del sogno vengono cancellati quasi istantaneamente per non confondersi con la realtà. Apri gli occhi. Sei tornato. Sei di nuovo un essere umano vincolato dalle leggi della fisica, ignaro delle galassie che sono appena nate e morte nella tua testa. Ogni notte della tua vita, il tuo cervello distrugge la tua identità per poterla salvare. Sospende la tua coscienza per evitare che collassi sotto il suo stesso peso. Non sei semplicemente un corpo che riposa. Sei un ecosistema biologico che esegue il protocollo di manutenzione più complesso dell'universo conosciuto. Non stai guardando il cosmo. Sei il cosmo che rigenera se stesso nel buio. L'universo non ha bisogno dei tuoi sogni. Eppure, eccoti qui. Io sono Renderium. E questa era la mappa dei tuoi mondi invisibili.